Amici di Battista 70 Phone, oggi vi parliamo di Pixel 10 Pro XL. Eravamo curiosi di provarlo, ce lo siamo procurato e l'abbiamo messo sotto test per un paio di settimane. Diciamo che è, vabbè, assolutamente un ottimo terminale, un terminale top di gamma che esordisce con un prezzo abbastanza impegnativo, parliamo di 1099 euro, 1099 euro che lo vanno a mettere in diretta concorrenza con altri top del settore che sono magari più specializzati sulla fotocamera, chi ha una batteria diciamo più potente. Insomma, è un prezzo molto molto impegnativo per un terminale, sì, ripeto, top di gamma che soprattutto ha il plus di avere tutta l'intelligenza artificiale, tutti gli aggiornamenti di Google in tempo reale, oltre ad avere 7 anni di aggiornamenti garantiti, che però secondo il nostro parere un prezzo più abbordabile sarebbe intorno agli 850-900 euro. Allora in quel caso potrebbe essere veramente una scelta di livello. Non che non sia un ottimo terminale, ma ripeto, si va a scontrare con alcuni specialisti del settore, se così vogliamo chiamarli. Velocemente la confezione, come al solito, non c'è nulla se non il cavo, la spilletta e la manualistica, ma di questa cosa ormai non è neanche inutile parlarne perché ormai è una scelta che hanno fatto in molti e per cui vabbè, non ci sentiamo più di penalizzare nessuno per il fatto che la confezione è veramente minimal e anche troppo. Come vedete le differenze col predecessore praticamente sono quasi inesistenti, ha la stessa camera bar posteriore che lo rende immediatamente riconoscibile, in questo caso abbiamo retro satinate e freni in alluminio che danno una sensazione premium, abbiamo Gorilla Glass Victus 2 e certificazione P68 che comunque garantiscono solidità e resistenza. Dimensioni abbastanza impegnative e un peso di circa 232 grammi, lo rendono un vero e proprio XL, che è impegnativo in mano, ma insomma perfetto per chi vuole un display ampio. Diamogli un'occhiata, molto bella questa colorazione. Comunque veramente dà un'ottima sensazione di solidità quando lo si maneggia. È impegnativo, è pesante, però a livello sensazione rende proprio l'idea di uno smartphone molto resistente. Il display di tipo LTP OLED da 6 pollici e 8 è uno dei motivi principali per scegliere l'XL. Risoluzione 1344x2992 garantisce elevata definizione. I 120 Hz adattivi rendono lo scorrimento fluido e la luminosità di picco di oltre 3000 nit permette un'ottima leggibilità anche sotto il sole diretto. Always On Display valorizza il formato grande e resta efficiente grazie al refresh che scende fino a 1 Hz. Supporta HDR10 e HDR+, mentre l'Ultra HDR migliora la resa delle foto compatibili. Sensore e gestore automatica della luminosità sono precise. Il lettore di impronte sotto il display è rapido e affidabile, soprattutto con l'Always On display attivo. Un display eccellente per chi passa molte ore davanti allo schermo. Il sensore è un Tensor G5 prodotto da TSMC ed è un miglioramento in efficienza e stabilità rispetto alla generazione precedente. I 16 GB di RAM permettono un multitasking più rilassato, mentre l'uso quotidiano risulta fluido e coerente. Google non punta ai numeri da record, la filosofia è privilegiare l'esperienza e le funzioni AI più che il gaming pesante, dove la GPU resta inferiore ai top più orientati alla potenza pura. La memoria parte da 256 GB UFS 4.0 fino a 1 tero. Nel complesso è un hardware che funziona molto bene per chi usa Pixel come uno strumento di lavoro, fotografia e produttività. Riguardo l'audio e la connettività, devo dire che prende davvero molto bene, abbiamo una connettività completa 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 con uscita video. Abbiamo anche il supporto satellitare che non è pienamente utilizzabile in Europa. L'audio stereo è buono, coerente e pulito, anche se non in riferimento della categoria. Andiamo ora a sentirlo. Il 10 Pro XL è dotato di una buonissima autonomia. La giornata lavorativa 7:21 viene chiusa senza patemi d'animo grazie alla batteria da 5200 mAh
e anche al Tessor G5 che porta maggiore efficienza rispetto al passato, rendendo l'autonomia più concreta. La ricarica cablata arriva finalmente a 45 watt, non è un valore di riferimento ma comunque è già qualcosa, un miglioramento. Il vero upgrade è la wireless Pixel Snap compatibile QI 2.2, magnetica, precisa, stabile fino a 25 watt, una delle funzioni più comode introdotta da Google negli ultimi anni. Come sempre nei Pixel il punto forte è il software. Abbiamo Android 16 e Material Tree Expressive, che è un'interfaccia pulita, fluida e molto leggibile, con animazioni curate e una gestione intelligente di notifiche e pannelli. Il supporto è uno dei punti più forti sul mercato, 7 anni di aggiornamenti completi, un vantaggio enorme in termini di longevità e valore nel tempo. La I è integrata in modo naturale nelle funzioni quotidiane. Gemini aiuta su testo, riassunti, organizzazione e traduzioni. Non è un assistente da aprire e chiudere, ma un livello che accompagna realmente l'uso. Gemini Live sfrutta la fotocamera per risposte visive e guidate, mentre Call Assist migliora traduzione e gestione delle chiamate. Sul lato fotografico la I interviene con Ultra HDR, suggerimento intelligente, editing assistito e camera coach. Non tutte le funzioni arrivano subito in tutti i mercati, ma quelle già attive mostrano bene la direzione. Nel complesso il software Pixel 10 Pro XL non è solo minimal, è progettato per far risparmiare tempo e offrire un'esperienza coerente, moderna e davvero personale. La fotocamera è un comparto che comunque conserva la firma Pixel, pur non essendo più l'assoluto riferimento come in passato. Comunque abbiamo 3 sensori, 50 megapixel principale, 48 megapixel ultra wide con macro e 48 megapixel tele 5 con super res zoom fino a 100x. Di giorno gli scatti hanno un'ottima dinamica, colori naturali e coerenza tra tutte le lenti. La macro è più utile di quanto sembri, mentre il tele 5x è ciò che cambia davvero il modo di fotografare con un pixel. Di notte il telefono mantiene leggibilità senza trasformare le scene in giorno finto, alzando inutilmente l'ISO, e gestisce bene insegne e punti luce. I video in 4K a 60 fps sono stabili e maturi, con AV1 per ridurre la dimensione dei file. In conclusione ribadisco il fatto che il prezzo di 1.099 euro di listino è abbastanza impegnativo, perché comunque ci sono rivali veramente notevoli in questa fascia di prezzo, con i prezzi anche attuali, tipo parliamo di S25 Ultra, Find X9 Pro, Vivo X300 Pro, Realme GT8 Pro, Honor Magic 8 Pro e iPhone 17 Pro Max. Insomma, devo dire che comunque qui la concorrenza è molto agguerrita. È vero, qui abbiamo un plus di un software notevole, sempre aggiornato e tutto quello che volete. Abbiamo un'ottima fotocamera, ma non è una fotocamera di riferimento. Abbiamo un'ottima autonomia, ma non è un'autonomia da riferimento. Quindi trovo che più avanti, magari se il prezzo scenderà intorno alle 850-900 euro, potrebbe essere una scelta veramente molto valida. Con questo concluso, un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 Phone.